Orishmas! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Fino a pochi anni fa vivevo in una zona dove non c'era nessuna connessione internet. Il telefono aveva poco campo e anche quando ero a casa non potevo quindi usare internet né per navigare né per giocare e nemmeno per vedere film. Molti direbbero: ma è una cosa terribile, è incredibile, ma com'è possibile, come fai senza internet? E la verità è che per alcune persone che abitano magari in alcune zone internet non è ancora garantito. Nel 2020 ho cambiato casa e finalmente ho avuto internet a disposizione e questo mi ha permesso anche di aprire questo canale. L'apertura del canale e il poter comunicare e navigare su internet regolarmente però mi ha fatto tornare in mente a quando ho iniziato a fare karate e internet non c'era. Mi sono ricordato che quello che imparavo in classe era prezioso ogni volta, mi esercitavo regolarmente anche da solo a casa prima della lezione successiva per essere sicuro di non dimenticarmi niente. Mi sono ricordato che era necessario prendere numerosi appunti su ogni passo, su ogni movimento, su ogni tecnica. Ho pensato a quando dovevo segnarmi tutti i nomi delle tecniche e non sapendo il giapponese e non capendo nemmeno bene le tecniche che venivano elencate dal mio maestro, vi posso far immaginare che tipo di appunti possa aver preso. Mi sono ricordato di quante volte ho cercato di trascrivere un kata con i suoi movimenti, per scrivere tutte le direzioni, per cercare di non dimenticarlo, facendo disegnini, frecce, insomma disegnando tutto quello che mi veniva in mente per cercare di riportare su un quaderno un kata. Ma poi mi è venuta questa domanda: ma la vita nei dojo quando non c'era internet era più semplice? Senza internet la progressione avveniva alla vecchia maniera. Sei a lezione per allenarti e l'unica conferma per capire se stavi andando bene poteva venire solo ed esclusivamente dal tuo maestro. C'erano 3 semplici pilastri nella tua arte marziale, nella tua vita marziale. Il primo era imparare. Per fare questo, per imparare, dovevi stare il più attento possibile a lezione e magari cercare di esercitarti prima della lezione successiva. Insomma, dovevi fare in modo che prima di imparare qualcosa di nuovo dovevi aver assimilato bene quello che c'era stato prima. Il secondo elemento era il ritorno. Se volevi imparare dovevi tornare a lezione. Il terzo elemento era il contatto. Il contatto, c'era una persona reale in piedi di fronte a te, eri di fronte a una voce reale che ti spingeva indietro la spalla, ti raddrizzava i fianchi, ti faceva vedere come dovevi fare gli esercizi con le mani, insomma con il tocco di un vero insegnante. Ti esercitavi inoltre con i compagni di tutte le forme e dimensioni, nessuno ti asciugava il sudore o le lacrime, non avevi tempo per bere, andare in bagno o guardare il telefono, dovevi stare attento e concentrato durante tutta la lezione. Non vi nego che a volte vorrei che fosse ancora così, era tutto più puro, in un certo senso ci dovevamo concentrare di più per ricordare, non c'era la fretta di voler fare subito tutto, dovevi ricordare le tecniche, allora l'era di internet non era in pieno svolgimento. Se dimenticavi un esercizio dovevi aspettare la prossima lezione che avrebbe incluso magari quel tipo di esercizio. Insomma, ci voleva pazienza. Oggi YouTube e altri social, altre fonti su internet si offrono di rivelare la vera segretezza dell'apprendimento di un'arte marziale. Parte della magia è finita. Prima dell'era internet c'era solo il corso dove ti allenavi, ti impegnavi a frequentare per imparare. Faceva parte dell'arte marziale uscire con le braccia doloranti e molti pesti, graffi, contusioni, ma uscivi contento. Ora, se vuoi tagliare i tempi, c'è YouTube e gli altri social. Non è necessario concentrarsi tanto, puoi trovare un video dove un nuovo influencer con sorriso smagliante ti insegna a schivare qualsiasi pugno, in un video di pochi minuti. L'avversario ti pressa? Ecco come toglierlo di mezzo. Difesa personale, non fare questi errori, come difendersi da qualsiasi attacco. Quando vedo questi video mi fermo un attimo a pensare su qual è il messaggio che riceviamo da questi influencer youtuber. Stiamo ricevendo il messaggio che non c'è bisogno di allenarsi molto, non c'è bisogno di formarsi, di prendersi delle responsabilità. Recepiamo il messaggio che l'arte marziale, qualsiasi arte marziale, alla fine è fatta di lungaggini inutili e così lo spettatore di turno inizia a pensare: io voglio la tecnica, è questo quello che voglio, quello che mi consente di diventare o almeno di poter dire di essere un lottatore. Puoi trovare tutto su internet, qualsiasi cosa, su un kata, una presa, una caduta, un calcio. È da lì che oggi si impara un'arte marziale. Molti conoscono la vita solo attraverso internet. Lasciano i loro commenti e le domande online sulle loro preoccupazioni marziali, sul karate, sulla difesa personale, sul combattimento. Sono tutti continuamente alla ricerca della mossa da uomo tigre per sconfiggere qualsiasi nemico. In meno di un secondo possono lasciare un commento con scritto: questa tecnica non serve a niente.
Oppure questo stile, quest'arte marziale è veramente ridicola. Oppure il classico commento, vorrei vederlo nella gabbia. E chi dobbiamo ringraziare per questo? Sicuramente qualche bell'influencer che pubblica continuamente informazioni totalmente sbagliate. Sì, ma lo so, qualcuno mi dirà, stai sbagliando. Ci sono influencer su internet che fanno invece un ottimo lavoro, togliendo tutte le lungaggini delle arti marziali. In cambio ci dicono subito il segreto delle arti marziali. Ed è questo che non piace a noi maestri, perché vogliamo tenerci i segreti solo per noi. Poi magari non fa niente in realtà, se questo youtuber ti mostra come difenderti scagliando magari il pugno del drago, ma poi nella realtà ti accorgeresti che è molto facile rompersi una mano, un polso, delle dita, se non sai come farlo davvero. Non vorrei deludere tutti quelli che credono che stiano davvero imparando anche solo dei concetti marziali giusti da queste persone. Questi video hanno un unico intento: prendere tempo. No, non sto dicendo che stanno perdendo tempo, vogliono proprio prendere il vostro tempo. Il vostro tempo sono visualizzazioni, il nostro tempo sono le pubblicità che si possono inserire nei video. Il nostro tempo è per proporci la maglietta, l'adesivo, il corso online, il seminario, l'abbonamento, gli integratori, gli sponsor dei marchi, il vestiario, attrezzatura. Non è una questione marziale per loro, no, è una questione di tempo. Tempo che per loro si trasforma in soldi. E per qualcuno si trasforma anche in autocompiacimento. Comunque, quindi la domanda è, in mezzo a questo caos, possiamo davvero mantenere viva la tradizione delle arti marziali? Oppure dobbiamo mantenere viva la tradizione delle arti marziali? Oppure dobbiamo accogliere i nuovi guru delle arti marziali online come degli eroi? Internet sta rovinando o ha rovinato le arti marziali? È una domanda difficile, ma se anche tu che stai guardando questo video ami le arti marziali, dovresti riflettere. Dovresti riflettere che probabilmente a rovinare le arti marziali non è internet, ma piuttosto sono tutti quelli che tramite internet credono che possono capire e applicare concetti marziali, che si sentono pronti a combattere subito, possono giudicare ogni stile, ogni arte marziale senza nemmeno saperne niente. Hanno il loro canale YouTube preferito, dove con cadenza regolare gli arrivano video che gli spiegano come colpire, come rompere, come bloccare, come diventare Iron Man. Follower che credono davvero che quel presunto esperto sullo schermo che sta divulgando insegnamenti e consigli marziali lo stia facendo per davvero. Non vorrei deludervi una seconda volta, ma il 90% di quello che vedi online è tutto finto. Il 90% di quello che vedi online è preparato, è studiato. Dietro i video da centinaia di migliaia di visualizzazioni ci sono team di autori che analizzano le view e l'andamento del pubblico e cercano progetti sempre nuovi con un unico obiettivo: cercare di farci passare più tempo possibile a guardare quel video e quella tecnica, cercare di commentare, cercando di interagire. Questo serve per innescare tutti i profitti che quel video può fare. E poi naturalmente si può organizzare seminari, incontri, lezioni, stage online, ma come si dice, tutte le strade portano a Roma. In questi casi tutte le strade portano al profitto, perché il concetto finale sarà sempre: quanto costa, quanto posso guadagnare da questa operazione, quante view può fare questo video, cosa dobbiamo dire o fare in questo video per guadagnarci ancora di più. Io stesso nel mio piccolo adesso, per farvi arrivare questo messaggio, ho dovuto scrivere questo testo per cercare di attirare il più possibile la vostra attenzione. Ma chi sta dall'altra parte dovrebbe chiedersi: quello youtuber sullo schermo può sostituire davvero un insegnante vero di arti marziali? Penso di no. Farebbe o direbbe così senza un copione, piccolo o grande che sia, già scritto? Penso di no. Puoi davvero imparare senza che il tuo insegnante ti tocchi, ti rimproveri? Puoi imparare davvero senza un insegnante che ti consiglia, che ti guarda negli occhi, che ti conosce, che sa quali sono i tuoi limiti? Pensi davvero di riuscire a imparare a combattere senza infiniti sparring, senza consigli da parte dei tuoi compagni di allenamento più anziani di te e soprattutto dopo molta preparazione? Puoi imparare davvero se non sei mai arrivato al punto di non avere più forze, ma di avere la certezza che il tuo insegnante, il tuo maestro, i tuoi compagni sono sempre lì per aiutarti e sostenerti ad andare oltre? Pensi davvero che un vero esperto di arti marziali che ha studiato una vita e che si è fatto in 4 possa pensare poi di sostituire tutto questo regalandoti il suo sapere in un video di 8 minuti? Dovresti rifletterci un attimo. Credi di essere più furbo degli altri perché stai segretamente imparando? Stai segretamente imparando, ma da un video che però è visto da 300.000 persone. Per quanto mi riguarda, internet offre in verità la preziosa possibilità di ampliare
i propri orizzonti. Puoi arrivare in un secondo in tutto il mondo. Posso vedere come si allenano in Spagna, in un'altra scuola, come viene fatta una competizione in Giappone. Posso seguire la storia di una determinata arte marziale che non conoscevo, oppure che non avevo mai visto. Possiamo vedere come sono i luoghi dove insegnano e praticano un'arte marziale. Non ho mai visto un particolare tipo di Kung Fu? Beh, con YouTube posso essere in grado di farlo. Ma ancora una volta, grazie alla superficialità dei canali YouTube di cui vi ho parlato prima, che in realtà non fanno altro che spargere false insicurezze e anche confusione, molte persone lasceranno sotto questi preziosi video che si aprono sul mondo non dei messaggi di apprezzamento. Il video di un vecchietto che pratica Tai Chi, il messaggio sotto sarà "Ah, lo vorrei vedere nella gabbia". Su YouTube puoi vedere i grandi artisti marziali del passato, a volte filmati molto ma molto vecchi. Puoi vedere vecchi incontri di box che hanno fatto la storia. Prima avresti sentito solo magari parlare di quel maestro, di quell'artista o di quell'insegnante, oppure di quel combattente, ma probabilmente non lo avresti mai visto né incontrato. YouTube può mostrarti quel momento dove tu non eri presente, oppure non eri nemmeno nato. Ma puntualmente arriveranno i veri esperti di arti marziali e puntualmente vedrai scritto sotto: "Che roba è? Vorrei vederlo in gabbia contro McGregor. Questo dovrebbero mandarlo contro Tyson". Ah, non c'è paragone con gli allenamenti di oggi. Ho fatto un video sul Lyoto Machida che ha fatto più di 100.000 visualizzazioni e anche lì puntualmente è arrivato uno di questi esperti a commentare che in fondo Lyoto non era un combattente così bravo, sottolineando il fatto che poi avesse anche perso qualche volta. E guardando il suo profilo, indovinati che canali seguiva? Eh sì, proprio uno di quelli che ti insegnano che con un movimento magico ti liberi da qualsiasi presa. Avete capito? Persone che a malapena potrebbero definirsi praticanti di arti marziali, in 10 secondi sanno già riconoscere da un video che quell'arte marziale non serve a niente o che quel lottatore non sia buono a niente. Beh, io sarò anche un sognatore, ma credo che viviamo in un mondo in cui molte persone invece continuano ad apprezzare la realtà. Credo che internet offra molte possibilità per tutti i praticanti di arti marziali. In rete potete trovare anche numerosi testi che parlano della vostra arte marziale, del vostro metodo di combattimento, i nomi delle tecniche, insomma si trova veramente di tutto. E se qualcuno si trova davvero in una situazione in cui non può imparare un'arte marziale a causa della mancanza di soldi, della logistica o semplicemente perché abita in un luogo dove corsi di arti marziali non ve ne sono, allora in quel caso imparare qualcosa via internet è accettabile e questa è un'opportunità che in passato non c'era. Un'altra cosa che internet può fare è mostrarti le arti marziali per farsi un'idea. Se non sai quale stile seguire, sei curioso di vedere un'arte marziale, puoi fare questa ricerca. Posso dirvi che sia sbagliato pensare che le arti marziali sono state rovinate da internet. Anzi, in un certo senso, secondo me, il mondo delle arti marziali è stato rivelato come mai prima d'ora e chiunque può vedere cosa sono le arti marziali attraverso internet. Le arti marziali sono ora disponibili per tutti e ovunque. Le arti marziali nel web sono forse utili, ma non è possibile che possano sostituire relazioni e le interazioni del mondo reale. Il tuo apprendimento per essere di livello richiederà sempre una persona umana. Non dobbiamo lasciare mai che internet sostituisca gli aspetti genuini e veri dell'arte marziale. Penso che aver imparato le arti marziali quando non c'era internet per me sia stata in realtà una buona cosa. Ma oggi sono riuscito a capire anche l'importanza del web e dei social ed il suo posto nella nostra cultura delle arti marziali moderne. L'online e la ricerca hanno il suo posto, ma se vuoi davvero imparare e renderti conto, devi mettere piede sul pavimento di un dojo e sputare sangue e imparare in modo tradizionale. Perché le arti marziali serie e praticate in modo serio non fanno sconti a nessuno. Concludendo, non credo che internet stia rovinando le arti marziali, ma che ci stia provando qualche insegnante che alla fine di arti marziali in realtà sa ben poco. Ma invece ne sanno molto di marketing, se non altro però queste persone con questi super video ricordano a tutti noi praticanti seri che la pratica sincera e i risultati personali che otteniamo in ogni arte marziale in modo reale, mettendosi in gioco in prima persona, sono più importanti che mai, proprio perché ottenuti sul campo. Oggi la nostra vita in parte è realtà e in parte è in rete. Internet può essere una risorsa, ma la tua arte marziale, la tua scuola, il tuo insegnante e i tuoi compagni sono la tua vita. Dovete solo saper mettere tutto insieme e sarete sulla buona strada per essere esattamente dove volete essere. E solo in quel momento capiremo davvero che cosa vuol dire fare arti marziali in modo serio.
Beh ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi internet rovina o ha rovinato o sta per rovinare le arti marziali. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ma mi raccomando, continuate a condividere i miei video, iscrivetevi al canale, lasciate like, ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!